Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche per amore e passioni di marzo 2025. Abbiamo due carte, amici dei pesci. Abbiamo il sole e la ruota della fortuna. Wow! Il sole è una carta che parla di espansione, di prosperità, anche di abbondanza, così come esattamente la ruota della fortuna. Parla di abbondanza, di prosperità e di qualche cosa che cambia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione, così come trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie del mese, amici dei pesci. Qui abbiamo un 7 di pentacoli, la giustizia, asso di bastoni, asso di spade, la forza, due di bastoni, la morte e 4 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo un po' com'è l'energia del mese, e dopodiché andiamo a fare i vari esempi tra single, chi è in coppia da poco, da molto, chi è in una relazione strana. Partiamo da questo 7 di pentacoli. Il 7 di pentacoli è una carta che esprime un momento di attesa, un momento di positivo di attesa. Ok, 7 di spade. E 9 di coppe. Datemi una carta per il 7. Asso di coppe. È come se steste fermi, ma in realtà non voleste star fermi. Questo 9 di coppe mi risuona un po' come zona di comfort. Andiamo a vedere la giustizia. Eremita, 7 di bastoni e fante di coppe. Come l'idea che ci siano nel mese di marzo le giuste possibilità per o far espandere la coppia o per conoscere qualcuno nel caso siate single. Andiamo a vedere questo asso. Cavaliere di spade, sacerdotessa e morte. È come se nel mese di marzo foste riflessivi e aveste una certa lentezza nei confronti, diciamo, della zona amore. E anche questo asso di bastoni al contrario mi fa un po' pensare che o non abbiate tanta voglia di agire o proprio tiriate indietro, perché qui abbiamo come qualcuno che si difende da questo cavaliere di spade. Sento come se ci fosse un'energia che un po' spinge, forza, mette fretta. Andiamo a vedere l'asso di spade.
perché qui abbiamo l'asso di spade al contrario e il 7 di spade. 4 di bastoni, 10 di coppe. Queste due carte mi parlano di stabilità, di completezza. Qui si partiva tipo con un 9 di coppe e qui si arriva al 10, come se ci fosse un completamento. Però, avendo l'asso di spade al contrario, sento che è come se ci fosse un risultato nel mese di marzo, ma che non fosse comunicato. Cioè, per la serie, se per esempio state frequentando una persona, giusto per farmi capire un attimo, se state frequentando una persona e semplicemente voi pensate, però quanto sto bene quando sto con lui o con lei, e l'altra persona pensa la stessa cosa, però semplicemente non viene detto, non viene comunicato l'uno all'altro, però è come sentirvi sulla stessa lunghezza d'onda. Andiamo a vedere la forza. Temperanza e carro. Qui sento come due forze contrastanti, perché la temperanza mi richiama di nuovo un po' il 7 di pentacoli, quindi questa, come vi posso dire, lentezza, mentre il carro mi parla di una scelta che deve essere presa, di una direzione che deve essere data, e qui sotto abbiamo anche la forza, come se per qualcuno mancasse il coraggio, mancasse l'audacia di fare una determinata scelta. Magari è proprio una comunicazione o un'azione, insomma. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 2 di bastoni. Abbiamo la luna, un 10 di bastoni e un fante di bastoni. Che interessante questa luna, ragazzi. C'è come un'indecisione che potrebbe ritornare dal passato. È interessante perché qui la carta della giustizia ha la stessa rappresentazione del 2 di spade, ha le spade messe incrociate, vediamo se lo trovo. E, quindi mi fa venire in mente come se ci potessero essere dei dubbi, delle perplessità, qualche cosa che magari non si vede. Sapete, eccolo qua, c'è come questa croce. E la luna anche in effetti parla di proiezioni, parla di cose, diciamo, nascoste che potrebbero venire a galla. E considerato sia il 7 di spade che l'asso di spade, ragazzi, sì, devo dirvi che magari non viene detto, come vi dicevo prima, questo qualche cosa, ma viene percepito. Andiamo a vedere la morte. Imperatrice. 8 di pentacoli e 9 di bastoni, un'altra carta di difesa, esattamente come qui. Qui c'è come questo cambio, questa decisione che deve essere presa. Sento che per qualcuno può essere faticoso, può essere un momento dove magari ci si deve lasciare indietro una persona importante. Anche qui, ragazzi, avete la ruota della fortuna, c'è un qualche cambio importante in questo periodo o diciamo è in fase di inizio questo cambio importante e qui anche con la morte potrei vederlo effettivamente. Ho la sensazione, perché vedo l'otto di pentacoli, per qualcuno potrebbe essere un momento magari che non viene comunicato sul lavoro, perché è come se poi cambiassero le regole del gioco sul lavoro e quindi questa cosa viene taciuta. Andiamo a vedere un quattro di coppe. Nove di pentacoli e 8 di spade. Hmm.
Non lo so, io ho come la sensazione che qui qualcuno voglia fare le cose in modo un po' così e voi diciate, senti, preferisco di no, anche no. Va bene, andiamo a vedere caso per caso, così magari riesco a essere un po' più specifica e ad agganciarmi a qualche cosa che vi ho già detto. Allora, partiamo da chi è single, ragazzi. Perché sinceramente vedo tanto questa energia, perché partiamo con un eremita e finiamo con un 9 di pentacoli. Io credo che potrebbe essere nel corso del mese un'amicizia, qualche conoscenza che prende un po' piede, che tenta di farvi delle avance, voi tutto sommato vi devo dire che con questo 9 di coppe state una favola, siete come in un momento dove tutto sommato state bene e potrebbe arrivare effettivamente questa persona che cerca di smuovere le acque, ma vedendo tutte queste carte, o si tratta di non dire quello che sentite per questa persona proprio per non scoprire le vostre carte, e poi come, ok, però come mi muovo, che cosa faccio? E qui sento che c'è. Allora, per qualcuno, se è una questione legata al lavoro, potrebbe esserci una scelta di lasciarsi indietro questa relazione, soprattutto se è un collega, perché magari potrebbe ehm, non essere una cosa proficua per il vostro lavoro, o magari siete proprio in uno di quei lavori dove è vietatissimo avere relazioni con i colleghi. Ehm, Se invece c'è questa persona che vi dirò, per qualcuno potrebbe essere una persona che già conoscete, considerato che si parte da un 7 di pentacoli, potrebbe anche essere una persona con la quale c'è un silenzio in questo momento. Effettivamente potrebbe riapparire, ma io ho come la sensazione che non vi darà la consistenza necessaria per farvi scegliere di restare con questa persona o di continuare o di riprovarci. Adesso dipende poi ognuno la situazione che ha. Però ecco, come l'idea che alla fine ci sia un no, no, preferisco perderlo o perderla che trovarla, no? Sapete? Cioè va bene come amico, come amica, va bene se ci sentiamo, però per avere una relazione così, nel senso questa persona mi può dare questo, a me non basta. È un po' questo il senso, secondo me. E quindi c'è questo cambio un po' di paradigma, no? Nel caso siate in una relazione da poco, anche qui c'è qualche cosa con i non detti. E credo anche che uno dei due si senta con tutto il peso della relazione addosso, è come se facesse tutto voi. Però devo dire che ho anche l'impressione che abbiate un buon fiuto per le bugie e che questo mese sarà un mese di gioco strategico per voi, per capire se e quanto l'altra persona è realmente interessata. Perché è come se le cose partissero con una certa velocità, come vi dicevo prima, però è come se voi frenaste qualche cosa o taceste qualche cosa, un po' per mettere alla prova l'altra persona, un po' perché magari ci sono delle cose che non vi tornano, oppure perché magari c'è di mezzo anche per voi il lavoro, quindi potrebbe essere un momento dove non è il caso di cambiare le carte in tavola, insomma. Ehm, Devo dire, ho proprio la sensazione che la fine del mese sarà il prendere una scelta del tipo non ho altra scelta, cioè è come se riusciste a vedere solo un'unica soluzione. Ma vi dico anche che avete un 4 di coppe e un 8 di spade. È il vostro modo di vedere la situazione che non vi fa vedere l'alternativa.
In realtà io vi dico che avendo questo 9 di pentacoli è come se aveste tutte le risorse per affrontare la cosa nel miglior modo possibile. Avete anche l'eremita, è la carta del saggio, è la carta di colui che ha effettivamente vissuto un certo quantitativo di esperienze alle quali può attingere. Se siete in una relazione da molto tempo, qui ragazzi non lo so, c'è qualche cosa. Vedo la giustizia e questi due assi al contrario, è come se si dovesse regolarizzare qualche cosa per voi, è come se si dovesse cambiare qualcosa, magari ha a che vedere con il fatto che appunto, come vi dicevo prima, sento che uno dei due ha come il peso della relazione sulle spalle, per la serie devo fare tutto io, organizzo sempre tutto io, mi occupo sempre di tutto io, e quindi c'è come da. Perché guardate, c'è il vecchio saggio e il fanciullo immaturo. Proprio sono i due archetipi forti. È come se uno dei due facesse fatica a portare avanti la relazione o a far funzionare, cioè diciamo a vivere la relazione, perché quando si cerca di farla funzionare è perché già lì c'è qualche cosa che si incastra. E insomma, se si ha a che fare con un saggio, bisognerà tirare fuori ben più di quello che è in grado di fare un semplice fante di coppe, che è un personaggio che promette preso dal momento dell'entusiasmo, non fa promesse che poi è in grado di mantenere, ma perché è così. E mi spiego questo impeto da parte di questo cavaliere di spade. Ok, ragazzi, se siete in una relazione più o meno, anche qui ho l'idea che ci siano dei non detti e che abbiate bisogno di stabilire dei confini, stabilire dei limiti. Anche qui è come se la cosa non vi convincesse troppo, non voleste svelare le vostre reali intenzioni piuttosto che emozioni, ma qui c'è proprio come il bisogno di andare verso una relazione più sana, più trasparente, mi viene da dire. E sento un po' che sarete voi a dettare le regole in questo senso, perché il 9 di pentacoli è la persona indipendente, la persona che non ha bisogno di nessuno per gestire la sua vita, anzi forse è lei che gestisce quello che ha. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, ragazzi. Devo dire che per tutti i gruppi c'è un tema con il riequilibrio. Quindi o si tratta di riequilibrare voi stessi nei confronti degli altri, non essere così sulla difensiva, così, come vi posso dire, retro, démodé, vecchio stampo e magari, insomma, essere un po' più aperti. Mentre per qualcun altro, per chi è in una relazione, si tratta di ridefinire un pochettino gli equilibri. Andiamo a vedere un oracolo. Amore. Amore incondizionato, autoamore, onestà penso che sia, no, non credo. Guardate, ho il telefono lontano, cercatelo voi magari su internet. E poi abbiamo attrazione, qualcuno che si affeziona, insomma. Bella energia, ma vi dico, qui secondo me c'è qualcuno che potrebbe non dirvi realmente quello che prova, anche se potreste essere voi, però è come farvi delle avance, sento un po' infantili, perché c'è questo fante di coppe, cioè il fante di coppe è un'energia entusiasta, però è un po' ingenua, come vi posso dire, un po' sempliciotta. Non è una di quelle figure attente ai dettagli, piuttosto che, non lo so, che studia la persona che ha davanti per lusingarla, ma è una persona appunto semplice, fa quello che gli viene dal cuore. Andiamo a vedere ancora un oracolo.
3 oracoli. Carta numero 52. Questa carta fa riferimento al riparare il collegamento tra una persona e un'altra. Infatti vi ho detto prima che per qualcuno potrebbe essere una persona del passato. Questo non vuol dire, è una carta collegata al perdono. Però, ragazzi, io mi sono resa conto che ci sono delle persone che pensano che perdonare qualcuno voglia automaticamente dire ritornare con quella persona. Sono due cose diverse. Io posso perdonare qualcuno, nel senso che non serbo più rancore per questa persona, rilascio il mio karma, ok? Non quello della persona, rilascio il mio karma, perché sono io che faccio il perdono, che sciolgo quell'energia pesante. E poi in un secondo momento, in seconda battuta, posso valutare se ho voglia di riprendere questa persona nella mia vita o di riprendere la relazione o i contatti con questa persona. Ma se io penso che questa persona mi farebbe solo soffrire ancora, sono liberissima di scegliere di non stare più con questa persona. Ci tenevo a spiegarlo perché parlo con voi e insomma, certe volte noto questa attitudine, ecco. Allora, carta numero 27, scambiarsi doni. Questa è proprio una di quelle carte da abbondanza e ricchezza, come vedo sia la ruota della fortuna che il sole, che questo 9 di pentacoli. Ma vi dico, qui c'è qualcuno che è come se fosse ben disposto, però avete l'occhio lungo, quindi sì, sono predisposto o predisposta a questa nuova conoscenza, però questo non vuol dire che mi ci butto a capofitto, ma resto comunque nel mio centro e nella mia razionalità senza farmi travolgere dalle emozioni, no? E lo scambiarsi doni è proprio il dare e avere, più uno dà e più uno riceve. Non è detto che si riceva dalla persona a cui si dà, eh. Normalmente si parla di vita, cioè io do alla vita e la vita mi restituisce. Carta numero 27. E poi qui abbiamo la carta di orfani, carta numero 5. Questa carta è una carta che parla un po' di solitudine, è la stessa energia di questo 8 di spade. È qualcuno che vede più nero di quello che è. Se ci fate caso, qua dietro c'è il villaggio, c'è un villaggio, no? E questa persona è isolata. È la carta che rappresenta un po' la depressione, i pensieri cupi, questo stato emotivo molto basso e di una persona che si isola. E la sento risuonare con questa carta qua, con quella degli orfani. Quindi vi dico, probabilmente avete bisogno di uscire dal guscio, il punto è che non vi fidate troppo, magari del mondo esterno, al punto di preferire restare da soli in certe occasioni, che qualche volta va bene perché si capisce abbastanza in fretta, no, con chi abbiamo a che fare, però certe volte ci ritiriamo nella nostra grotta solo perché abbiamo paura di esporci, perché magari l'altra persona ci piace, stiamo bene insieme, si dialoga bene, è affettuosa, è attenta ai dettagli e per paura di affezionarci troppo a quello e di perderlo, preferiamo non giocare, stiamo in panchina. La sento un po' così, questa lettura per qualcuno. Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, andiamo a vedere ancora una fatina. Scusate, mi è caduta. Non ci credo, ragazzi. Qualche cosa di nascosto sta per venire alla luce. Asso di spade al contrario, qua avevate 7 di spade. La sacerdotessa che mi parla di intuizioni, il mago che mi parla di saggezza, che vi dico, magari non verrete a saperlo direttamente da questa persona, ma sarà una cosa che intuirete e qualcuno lascerà stare. Forse potrebbe essere un segreto, la luna e anche la sacerdotessa, eh, nella memoria della tua mente, come se vi venisse in mente qualche dettaglio che fino a questo momento a cui non avevate prestato attenzione e che insomma sarà una rivelazione, ragazzi. E soprattutto quando le cose poi vengono a galla uno si sente libero, più leggero, mi viene da dire. Va bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti.
Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale se magari volete andare a vostro ritmo. Tenete presente che nel canale tratto sia delle credenze limitanti che tratto nelle sessioni private, e in più ci sono temi che riguardano l'astrale, la metamedicina, l'esoterismo. Insomma, ho unito un po' tutto quello a cui io mi sono appassionata nella mia vita e che mi ha fatto crescere. Comunque, se volete dare un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, che sono quelle riservate agli abbonati. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!